Ok, 3, 2, 1, benvenuto Amadeus e grazie per aver accettato il mio invito. Raccontaci un po' di te, la tua storia, tutto quanto. Grazie a te, Andy. Andy, sì, esatto, Al- Andy, sì. Andy, beh, ti racconto? Io sono venuto qui in Argentina da 27 anni ormai. Sono venuto perché mi sono sposato con una ragazza argentina in Italia, e poi abbiamo deciso di venire qui nel, in quel momento che era, credo, 92-93 più o meno. Io lavoravo a Roma in una pizzeria, diciamo che è pizzeria di mio nipote, lui ha due pizzerie, quindi lavoravamo insieme e facevamo la pizza romana al taglio, sicuramente la conosci. Sì, ovvio, E ma poi tu praticamente sei di Roma, originario di Roma o di dove? no, no, io sono originario di Caserta, però poi sono andato a vivere a Roma quando avevo 17 anni. Ah, ok, E, ecco lì. diciamo, lì all'inizio mi sono dedicato a lavorare in ristoranti, hotel, come lavapiatti, come si comincia. Poi ho imparato a cucinare, a fare diverse cosette e lì ho continuato lavorando in ristoranti come cuoco. E poi abbiamo deciso di aprire una pizzeria lì a Roma con mio nipote e abbiamo continuato con questo, cioè, la pizza romana al taglio. Poi va bene, sai, ci sono momenti di crisi, un po' difficoltà, e comunque ho deciso, dopo che mi ero sposato, dopo qualche anno, ci andiamo in Argentina, apriamo una pizzeria lì. E poi mi piaceva conoscere l'Argentina perché mi sposo con un'argentina, no, e non Sì. conoscevo niente di qui, quindi dovevo conoscere. E allora siamo partiti nel 92-93, arrivati in Argentina, come ti dicevo prima, sono andato a vivere nella zona del Congresso, Ah, ecco, dove giusto. tu sai C'è stato il casino, le perfettamente. manifestazioni, le bombe, pietre. No, no. Credo sono stato un anno lì, un anno, poi Ah, sono andato via in una zona più tranquilla, si chiama sei fuggito. Biscia, fuggito via con tutta la famiglia, ci andiamo da un'altra parte. Allora abbiamo scelto Biscia, come si dice qui, Biscia Crespo, Villa Crespo, Sì, Villa Crespo, sì. e, e va bene, lì fino adesso vivo in quella zona, diciamo, più tranquilla. Non è lontana dal centro, però è già, non è centro, non succede niente lì di manifestazioni, No, niente. no, no, è tranquillissimo. Ci sono anche tanti alberi, se ricordo bene. Anche Sì, verdi, sì, no? Sì? sì, Ah, ecco. sì, c'è verde, sono proprio Sì. vicino a una piazza, quindi diciamo, la domenica facciamo una passeggiata in piazza, un po' di verde. Vabbè, un po' questa è la mia storia, ho tre figli, poi, vabbè, poi mi sono separato dalla mia moglie. Ah, comunque sei eh, venuto per amore, alla fine, e sei rimasto qua. sì, mi sono Alla finale. sposato, certo, Esatto. siamo sposati, lei Ah, ok. voleva venire in Argentina, io volevo conoscere, andiamo, dico, andiamo. Ah, sì, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere. Ti dico anche perché io sono un po' cioè adesso è un po' passata la voglia, un po' avventuriero, perché sono stato negli Ah, Stati Uniti,
Ah, ok. Sono stato in Corea, Giappone, in tutta Europa, ho girato tantissimo, capito? Quindi conoscere l'Argentina per me era qualcosa che, un'altra avventura che mi mancava. Eh sì, un Ed plus. eccomi qui. Vabbè, sono passati un po' di anni, diciamo, però tra il cambio della tua vita in Italia e arrivare qui in Argentina c'è stato come uno shock, un cambio totale, credo, di cultura. Quali sono state un po' le cose più scioccanti che hai provato? Guarda, ti dico la verità, comparando tra gli Stati Uniti, dove sono stato 7 anni, comparando con gli altri paesi dove ho vissuto, anche se poco tempo, in Argentina io mi sono trovato come in casa. Qui lo sai, ci sono, non so se 50 o 60% di origine italiana. Mm-mm. E poi la gente qui, gli italiani, li ricevono a braccia aperte, almeno a me mi hanno ricevuto a braccia aperte, ho sempre avuto tutto più facile, diciamo, perché la gente appena sentiva che parlavo italiano o l'accento che ancora mi è rimasto, mi aprivano le porte senza problemi, mi aiutavano. Non ho avuto però nessun problema. Sì, l'Argentina è per me come un paese quasi europeo, perché sono italiani, spagnoli, c'è un misto, no? Però c'è molta cultura europea qui, almeno qui a Buenos Aires. Sì, tantissima, cioè, un po', Quindi, è molto europea Buenos Aires, infatti, sì, c'è un po' sì, quindi l'Europa. non ho avuto assolutamente nessuna difficoltà. Veramente, no? Mi sono trovato benissimo, la gente è buonissima, ho fatto molti amici, insomma, no, veramente mi piace stare qui. Bene, e in tutti Eh, questi anni hai avuto qualche, diciamo, difficoltà, tipo in quanto, non so, o può essere economico, con il lavoro, con altre cose, come ci sono stati dei momenti di crisi per dire, cosa faccio adesso, per dire. Personalmente, difficoltà, no, personalmente no, perché diciamo, siccome ho viaggiato molto, ho anche imparato, come si dice, a cavarmela. No? C'ho uno Esatto. spirito un po' imprenditore, mi lancio in varie cose, per cui economicamente non ho avuto nessuna difficoltà. Quello che sì, è certamente dall'inizio che io sono venuto, dove in quell'epoca il peso argentino valeva $1, certamente era molto più facile, no? Nel senso di fare cose come viaggiare o non so, tantissime cose che attualmente ho difficoltà a fare per il valore della moneta argentina. No, questo è un problema, credo, un po' Sì. generale. Mm-mm. E come si viveva quel momento lì dell'1 a 1, quello che chiamano così 1 a 1? Per me è stato un momento buonissimo perché praticamente ho fatto degli imprendimenti, no? Si dice un po' No, delle po' degli startup, degli investimenti, forse investimenti, no? investimenti, diciamo, sì, Mhm. investimenti, alcun business, diciamo. Quindi mi è Mm. andata molto bene perché e poi viaggiavo in Italia, diciamo, almeno 3 volte nell'anno, Ah, perché wow.
perché la moneta permetteva fare questo. Sì. In quel momento in Italia ricordati che c'era la lira, non c'era l'euro. Sì, esatto, non c'era l'euro, sì, 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 fino al Per 2001 cui, all'inizio, sì, sì, giusto, sì, per giusto, cui sì. in quell'epoca per me stavo benissimo. È la vita. E poi è caduto quando diciamo, è finito il momento dell'1-1, è cominciato la moneta a cadere, allora già si poteva viaggiare meno. A comunque non sono mai stato in una difficoltà, diciamo, eccessiva economicamente. Eh, non mi è mai mancato niente. Certo, mi manca viaggiare, vorrei in quest'epoca a fare alcun Sì, viaggetto, però non si può perché il valore, come sì, è sai, già. del peso argentino Sì, è malissimo. sì, Quindi esatto. bisogna aspettare, aspettiamo quando adesso ci saranno le votazioni, Sì, vediamo che infatti, succederà. quest'anno. E Eh, lì, là con l'1-1, la moneta è caduta e Della Rue è volato, ti ricordi? Con l'elicottero. Sì, certo, Questa è la per settimana me dei 7 presidenti anche, c'è stata? Un casino. un casino. No, qui veramente la politica argentina sfortunatamente è malissima. C'è molta corruzione, Mm, mm, mm. potrebbe, la ricchezza che c'è in Argentina per me potrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo, Sì, però cioè, assolutamente. sì, no, vendono tutti all'estero, già lo sappiamo tutti che c'è la speranza che qualcosa cambierà in futuro. Sì, Vediamo che magari succede. sì, chi lo sa, non si sa mai in effetti. Le tradizioni, suppongo che hai imparato come, hai appreso nuove tradizioni argentine, sai qualcuna che hai come implementato alla tua vita? No, nessuna cosa particolare perché qui seguono molto la cultura europea, sia nel cibo, tante altre cose. Diciamo quello che ho apprezzato, che non abbiamo in Italia, in Europa, è il famoso asado argentino. Ah, sì, è fantastico quello, Madonna. Per il resto, più o meno, l'argentino imita l'Europa, in Sì, particolare l'Italia e la esatto, sì. Spagna, anche se purtroppo i prodotti che imitano qui, prodotti italiani, diciamo, eh, non è la qualità che abbiamo noi in Italia, come dire, di formaggi, prosciutti. Ho lasciato di mangiare molti salumi perché la qualità veramente non mi aiuta, non mi piace. Allora, Non ti piace, no? Ah, mannaggia, sì. non mi piacciono sì, i salumi qui argentini. Alcuni formaggi sì, più o meno, però molto basico, come quelli che abbiamo noi in Italia. La varietà che c'è in Italia qui non c'è, sono formaggi molto basici, semplici, non c'è quell'inventiva italiana, diciamo, quella tradizione che quello che io diciamo, ascoltato da vecchi italiani, che all'inizio c'era, poi si è andato perdendo un po' alla volta. Eh, Quindi sì, adesso sì, la qualità di alcuni prodotti non va, qui non c'è una no, è buona un qualità. peccato perché veramente portare la tradizione, la cucina, il prodotto italiano qua e che sia almeno un po' abbastanza simile sarebbe fantastico, però sai, dipende anche dalle persone alla fine. Certo. Hai qualche speranza per l'Argentina in futuro? Come vedi che ha un futuro e che lo vedi ancora turbolento, come si dice?
Veramente io di politica non sono molto involucrato, diciamo, Sì, non mi sì, 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 interessa sì. molto. Certo, come carattere, tengo carattere positivo, quindi vedo sempre che c'è speranza, in tutto c'è speranza, sempre. Però in linea generale ci sono cose molto simili all'Italia, no? Anche nella politica, Mm, che l'Italia sì. non è che sta in buone acque No. comunque. No, 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 no. Per cui, No. visto che qui sono tutte di origine italiana e spagnola, insomma, Aiuto, si salvi chi può. molta speranza Mamma, non c'è. veramente. No, sì, infatti, purtroppo, sì. Però no, non bisogna mai perdere speranza. No, 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 Io ho assolutamente. fiducia che qualcosa cambierà. Nel Speriamo tempo. almeno economicamente migliorerà la moneta argentina e la gente può stare meglio. Sì, Che ovvio, chissà. comunque di quello che io sento, non è uno dei paesi peggiori economicamente, ci sono paesi Ah, molto sì. peggio di noi, quindi Sì, 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 ci sì. accontentiamo, diciamo. È che uno non guarda mai fuori, guarda sempre a casa sua, sai? È quello il problema. Eh sì, eh Esattamente. sì. Sì, no, io vedo che comunque da mangiare non manca. No, C'è esatto. c'è un po' di tutto. L'Argentina è ricca, la terra che c'è, la carne. Insomma, no, è difficile che sia un paese dove ci sarà fame. No, quello Purtroppo no. ci sono posti dove certo c'è più problema perché, non perché l'Argentina non offre, se no perché non c'è educazione sufficiente per insegnare a questa gente a coltivare o a mantenersi ognuno per conto suo. C'è possibilità, la terra è ricchissima. Tu guardi in Italia, un piccolo pezzo di terra e mettono di tutto, Sì, broccoli, sì, carote. eh sì. Comunque la cultura viene da una storia che non ha sofferto molto come Europa con la guerra. Qui non c'è stata mai guerra, la gente ha sempre avuto tutto facile, anzi al tempo della guerra nostra qui quelli che stavano meglio, c'era molta Sì, infatti. ricchezza, comunque anche adesso c'è molta ricchezza, un po' di tutto, però bisogna saperla utilizzare. Adesso andiamo a parlare un po' di pizza. Allora, dimmi un po', La pizza. la pizza. Dimmi tre differenze tra la pizza argentina e la pizza italiana. Guarda, quando io sono arrivato in Argentina, che ho provato la prima pizza, veramente, ossia, avendo conoscenza nel settore pizza e cibo, certo sono rimasto deluso perché non c'era il sapore che abbiamo noi in Italia. E allora, certo, io lavoro adesso in un ristorante italiano dove facciamo pizza e altri cibi. E la pizza che faccio io è molto diversa, l'impasto è completamente differente, è molto simile all'italiano, no? Faccio due tipi di impasto, uno con la impasto madre e l'altro con impasto di leudazione larga. Leudazione, no? Si dice. Levitazione, lunga levitazione. Levitazione larga di almeno 48 ore di Ah, ok. levitazione usando pochissimo
lievito, E l'altro con il lievito madre. e l'altra massa con lievito madre che facciamo pane e anche delle pizze. La differenza è che ho visto nelle altre pizzerie argentine che loro non si preoccupano molto dell'uso del lievito, quindi usano molto Eh, lievito e poi ok. lasciano lievitare l'impasto moltissimo. Prima lo lasciano fuori un sacco di tempo, poi lo preparano nella teglia e lo lasciano lievitare ancora una volta, per cui diventa come lo chiamano qui, mazzacotte, Un massacotto, altissimo, sì, esatto. Come la focaccia, altissimo. perché la focaccia ha molti tempi di lievitazione e si lascia un sacco, E no, no, non è così, non è così. La no? Ah, focaccia che faccio io è differente, c'è massimo mezz'ora di lievitazione e poi la preparo subito, quindi ah, diventa un po' alta, però nello stesso tempo croccante, ok. mentre quella che fanno qui, diciamo, è molto simile anche alla genovese, no? La focaccia genovese è un po' morbida così. Io faccio più la romana, che sarebbe Ah, focaccia è o la pizza diverso. bianca, no? E a me piace di più perché è più bassa, che si può comunque aprire e riempire con varie cose, però è croccante come focaccia, no? È differente. Lo stesso del pane, il pane è bello lievitato dentro, però fuori è bello croccante. E Ah, ecco un po' la le... pizza Mm. romana, sì, è una pizza più, a differenza della pizza napoletana, è una pizza croccante, non è molle come la napoletana che la piegano in due o in quattro e la mangiano così. A me personalmente non piace molto la pizza napoletana, proprio per questo, perché è una pizza morbida, tiene una cottura muy veloce, quindi esce in questo modo, diciamo. Lievita, sì, si alza, adesso c'è la moda dei bordi alti, visto quei Ah, bordi sì, che esatto. la Sì, sì, famosa sì, sì. nuvola. È buona, per carità, è buona, però gusto particolare mio, a me piace il croccante. E sono Ah, abituato ok, sì. così, per cui mi piace quando la pizza Crocca, scrocchia croc, sotto la scroc, bocca. croc, croc, croc. Sì. Sì, infatti qua ho sentito che Quindi, si lamentano per la pizza che fa quando la tiri su e è moscia, come esatto, che deve cala. rimanere Sì, bella sì, diritta, la mangi così che scrocchia sotto la bocca, per cui mi piace quando la pizza. sì, è diversa, sì, Però va bene, certo, la pizza argentina è un impasto completamente differente, non c'è sì. una cultura anche di farine, visto che in Italia abbiamo diversi tipi di farine. Sì, Eh, esatto. Qua non ce ne sono tante, ho c'è visto. Sì, doppio zero, no, 3-0 e 4-0. a C'è la 3 e la 4. Manitoba neanche, la Manitoba Manitoba. non esiste, no, No. non esiste. Comunque io mischio la 3-0 che è troppo, qui è troppo grezza e la 4-0 che è troppo raffinata. Allora che Ah, faccio? ok. Metà e metà, metà 3-0 e metà 4-0. E esce una buona pizza, croccante, uso acqua ghiacciata, come Ah, si fredda deve fredda? usare, Ah, fredda deve wow, essere. wow. Infatti io la preparo il giorno prima, la metto in frigo, poi la utilizzo il giorno dopo per fare l'impasto. E questo perché si usa l'acqua fredda, ti spiego perché. Perché nel momento della lavorazione dell'impasto, il lievito che si usa, anche se è pochissimo, cioè uso molto poco lievito, si attiva immediatamente nella lavorazione, usando acqua tiepida o acqua naturale. Mentre se vogliamo
fare un impasto di lievitazione lunga, 24 ore minimo, 48 ore, dobbiamo frenare il lievito, quindi per frenarlo c'è bisogno di acqua fredda. La temperatura più Questo, bassa, infatti, esatto. ecco, Mm, questo è il mm. motivo dell'acqua ghiacciata, Dell'acqua fredda. ghiacciata, E ah, ok. poi, esatto, appena terminato la lavorazione dell'impasto, immediatamente in frigo. Si lascia lievitare in frigo a poco, no? Per questo 24 ore, 48 ore. E poi, una volta per usarla, si prende dal frigo e si lascia lievitare almeno mezz'ora, 40 minuti fuori, prima Ah, dare la pizza, e poi capito? lavorarla proprio, ok. E la temperatura, Eh, tipo? Che com'è la temperatura? 3 gradi, almeno 3 gradi di frigorifero. E quando la metti in Quindi forno? il forno, sì, ci sono due sistemi. Uno facciamo una prepizza Ah, ok. per ottenere diciamo, la pizza più croccante. La mettiamo prima prepizza, poi si toglie, si mettono tutti gli ingredienti e inforna di nuovo. Ah, ok. Questo diciamo, è il sistema Ah, della pizza al taglio. Però qui, non avendo una cultura della pizza al taglio molto diffusa, allora facciamo una pizza con un forno più lento, diciamo, del ah, forno ok. normale a 400, cioè la pizza napoletana si cucina a 400 gradi, in 2 minuti c'è la pizza pronta. Ah, sì, 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 vero, ho Noi, sentito. vero, la pizza romana è differente, mettiamo il forno più basso a 300 gradi più o Ah, meno, quindi ci vuole un po' più tempo, sui 7 minuti più o meno, ah, ok. e abbiamo cambiando sotto sopra perché Ah, vogliamo una pizza più croccante, quindi si mette prima sotto, poi si alza un piano più alto per ah, far ok. sciogliere la mozzarella e abbiamo così una pizza più croccante, tipo la pizza romana, è fina, Ah, fina e croccante. è croccante allo stesso tempo. Ah, bene. Esattamente. E questo è un po' la pizza, anche il sapore cambia dell'impasto. Tu prova un impasto argentino, che più che pizza io lo chiamo pane con mozzarella o pane con formaggio, perché è Sì. un pane morbido e Sì, per me non esatto. è una pizza, diciamo, è così, è un pane con formaggio. Però gli argentini sono abituati così. E Sì. poi, visto che noi mettiamo la salsa di pomodoro, la mettiamo naturale, senza niente, con un po' Ah, d'olio ok. d'oliva, mentre qui la condimentano con origano, con aglio, non so, ma fanno una salsa molto Sì, condimentata che, esatto. che ha- per me è molto pesante, per cui Ah, la mm. pizza cade più pesante, più difficile da Ah, ok. digerire, Mm. sia per l'impasto con tanto lievito, sia per gli ingredienti che usano. È una pizza molto più pesante e difficile da digerire, Ah, mentre, sì. mentre noi usiamo il pomodoro naturale con un po' d'olio d'oliva, nient'altro, e quindi per me è più digeribile e più leggera. Questa è la pizza. Per me è la Perfetto. vera pizza. Sì, la vera Quando pizza è mangio, questa, sì. quando mangio questa pizza è un'altra cosa. Sì, ovvio, sì, Comunque sì, sì. adesso ci sono molte pizzerie napoletane in Argentina, almeno qui a Ah, Buenos ok. Aires, Ah, ah, pensa. Ah, che stanno bene. facendo la pizza napoletana, che io ho provato un paio. Non è male, certo è molto meglio di questa pizza alta argentina, Sì, certo. però per i miei gusti particolari
preferisco la croccante, la La romana, romana, che sì, che infatti. non molti la fanno, Mm. qui, almeno qui a Buenos Aires. Bene, adesso passiamo all'ultima fase. Sei pronto per il ping pong di domande? E vediamo, saremo pronti. Ok. Focaccia genovese o impanata? Focaccia genovese, Spiagge italiane o argentine? italiani, no. Esatto. Qui in Argentina non mi posso bagnare nell'acqua, è fredda. Esatto, è vero, troppo freddo. Assado o bistecca fiorentina? Asado. Oh, Eh sì, qui vince ovvio. l'asado. Oh, spettacolare. Muzza o margherita? Margherita, Cantante italiano preferito? Lucio Battisti. Ne hai uno argentino? Argentino, non ascolto molto la musica argentina, però sì, ci sono, no, no, non mi viene Abel Pinto, piacciono anche, sì. Mate o caffè? Caffè. Che lo dico a fare. Se ti piace il calcio, dimmi il tuo calciatore preferito. No, non seguo molto No, il calcio. non lo segui molto? Ok. Vedo partite internazionali ogni tanto, però no, non conosco molto del calcio, no. Ma se ti chiedo tra Roma e Lazio, cosa scegli? È Roma. Roma perché ho Eh sì, vissuto a Roma, diciamo, eh sì. quindi Vino italiano o vino argentino? dipende, dipende. Dipende, è una bella lotta In quella. Argentina c'è del vino molto buono, Sì, eh, però certo i vini italiani, almeno adesso per me, l'ultima volta sono stato in Italia, un vino buono italiano minimo devo spendere 15-20 euro per bere un vino buono. Qui in Argentina con 1000-1500 peso bevo un vino molto buono. eh sì, è una bella Beh, differenza. la differenza è nel preparare la pizza, E poi capito? lavorarla proprio, ok. E la temperatura, Eh, tipo? Com'è la temperatura? vino di quando era 3 euro, 3 euro, Ah, no, no, sì, sì, 3 no, euro no, no, come non si può poca roba. bere, non si può Da bere, no. Per cartone, questo esatto. un vino di 15 euro è buono. La Ecco. differenza è questa, in Argentina c'è del vino molto buono, sì. Adesso la birra, Peroni o Quilmes? Brama. La Brahma, la Brahma. Tango o tarantella? A me non piace molto la musica, no, sì, diciamo le canzoni del tango, però mi piace il ballo del tango. È Ah, sì, molto, comunque è una differenza enorme tra la tarantella e il sì, tango. La tarantella è un ballo allegro, sì, saltante. Il tango è un ballo, diciamo, molto più impegnativo, però tutti e due sono belli. sì, A me ovvio. piace il ballo, mi piace più il rock, sono più Ah, anche a me, rockero. sì, ok. Qual è il tuo Eh, cantante rock preferito? Mi piace molto Creedence, Ah, Creedence non conosco, no. Clearwater. Adesso Non anche conosci non conosco. No, Creedence? no, 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 Certo, non sono conosco. dell'epoca mia. Sì, per Ascoltali che quello. è Credence, buonissimo, devo rock cercare. buonissimo. Creedence Clearwater. Grazie mille per aver partecipato, spero che tu ti sia divertito. Sì, molto, grazie a te, Andy. Saluto a tutti quelli che ascolteranno o vedranno, non lo so, che è una radio o una TV? Tutto, YouTube, Tutto. podcast, Ah, Spotify, vabbè, queste cose saluto qua, a va tutti dappertutto. dall'Argentina, mi manca molto l'Italia, speriamo di poter fare un viaggetto al più presto. Eh Ciao a sì, tutti, grazie mille a tutti per aver visto ed ascoltato anche questo nuovo episodio di interviste con italiani in Argentina. Ciao a tutti, grazie, ciao! ciao ciao.